Soprattutto John Williams, posso continuare ancora? Sì. È bello perché c'è un video su YouTube dove il giovane Rampollo. Un giorno, Oh wow, guarda, un giorno ce la farò, Dino. Un giorno farò un bel concerto. Canale plays John Williams. Tutto. Faccio pure lo squalo, magari, che ne so. Ma perché no? Perché no? Se tuo padre ha fatto Gary Prince, ha fatto qualche cosa. Io posso fare John Williams. Certo, lui può fare John Williams. Allora, il fatto è questo, io ho cominciato a suonare, no? Ad entrarmi nel mondo del blues attraverso l'armonica. Attraverso tuo padre. Per ovvi motivi, certo. Vabbè, dai. Per ovvi motivi. Quella ti ho trasmesso. Uno strumento bellissimo, ovviamente, no? Che subito ti colpisce subito la sua espressività, come al minimo movimento delle ance riesce a cambiare il colore, il suono, il sapore di qualsiasi nota. No? Cioè, l'umanità dello strumento. Bellissimo, assolutamente. Quindi c'è stato subito un contatto diretto, immediato. Quindi ho detto, ok, questo sarà lo strumento della vita. Sicuramente mi ha dato intanto un universo di eroi in cui credere, che era quello del blues. E un universo comunque in cui mi sarei potuto muovere, no? Attraverso la mia musica. Ho detto, ok, posso trovare anch'io il mio posto in questo mondo. E così alla fine, dopo tanto, è stato. Però, e quindi questo è stato sempre il mio punto di contatto, di riferimento, punto di contatto con questo universo. E però non sono mai stato un armonicista vero e proprio, nel vero senso della parola. Non ho quasi mai fatto una data un concerto in cui ero solo l'armonicista. Fabrizio Canale è l'armonicista, ero sempre col basso e con l'armonica. Cantavo e suonavo la chitarra, facevo qualsiasi altra cosa, ma non come magari qualche ospitato. Come musicista, diciamo. Quindi alla fine, dopo, soprattutto sviluppando lo spettacolo One Man Band, anche il duo, sia con lui, soprattutto con lui, ma con tanti altri musicisti che incontravo da diverse parti del mondo, quindi si doveva creare un amalgama diverso. Alla fine poi io usavo altri strumenti, la chitarra e via dicendo, e l'armonica dovevo metterla al servizio della musica. Quindi la differenza era questa, non andavo a fare un concerto con l'idea di suonare l'armonica e quindi di suonare determinati licks, fare delle cose, suonare in maniera armonicistica, quella era parte del mio show, anche perché quando sono da solo è tutta è come se fosse una macchina che lavora indipendentemente, no? Sì. Quindi l'armonica deve È una parte ricoprire del tutto, diciamo. Esatto, deve essere una parte del tutto, deve ricoprire un certo ruolo, deve seguire, deve invitare, deve fare molte cose che però servono alla musica in quel momento, e dovrebbe essere sempre così, ovviamente. Però nel mio caso è come se il fatto di passare ad altri strumenti mi abbia fatto capire meglio il ruolo di ognuno. Anche prima E degli altri, forse. Sì. Perché in realtà questa è una cosa alla quale arrivi, no? Almeno se vuoi suonare in un certo modo, se vuoi fare solo l'armonicista e bearti, no? Del fare assoli, eccetera, è un conto. Però se ti interessa quello che proponi a livello globale di musica, allora sai che hai uno strumento che lo puoi usare per fare tante cose. Comunque Sì. Una cosa importante è quella che ha detto lui, che in realtà l'armonica la puoi usare per sopperire anche alla mancanza di altri strumenti. Cioè nel suo spettacolo One Man Band, o anche quando facciamo le cose insieme, in realtà noi abbiamo bisogno spesso di dare l'idea di fare qualcosa che richiami alla mente quello che poteva essere l'impatto di una band di James Brown proprio ai massimi livelli, oppure, cioè, questo è nelle nostre menti, quindi con quello che abbiamo a disposizione dobbiamo cercare di ricreare il tutto. Noi abbiamo 2 armoniche, ad esempio, che possiamo suonare e fare brass di fiati oppure organi, eccetera. Semplicemente devi pensare che hai delle note a disposizione e le puoi usare in un certo modo. Poi l'armonica ti permette di avere milioni di suoni. Se ascolti gli armonicisti degli anni 20 e 30, senti che facevano veramente l'inferno con quegli strumentini. Ci è servito molto riconnetterci, secondo me, anche Al passato. all'armonica antica, proprio quella appunto dei primi del Novecento, in cui uno forse tende a non considerare tanto come veri eroi
dell'armonica, no? Vero, Parlano vero. tutti ovviamente di Little Walter, chi di Junior Wells, chi del Junko, Sì, chiunque, no? Come dicevo, purtroppo questi autori si scoprono con la maturità. Ti gusti di più Ma sai- quelli che sono i sapori delle... Ma infatti, vedi, per me, ad esempio, come armonicista, che io appunto non sono stato mai one man band, prima in gioventù violinista, poi armonicista, e quindi ovviamente era molto più affascinante il lato oscuro, no? Come dice. Per me, io quando suonavo mi riferivo sempre alla chitarra elettrica, quindi facevo fondamentalmente riferimento il mio riferimento era quello, cioè perché suonavo anche in una band rock blues, eccetera, quindi andavo a cercare quello. Poi a un certo punto mi sono reso conto che c'era tutto un mondo, c'era tutto un mondo invece che potevo utilizzare per fare tutto il resto che avevo in mente. Perché appunto io suonando negli anni 90 l'hard rock era pompatissimo. Però quando tu vai ad ascoltare quello che succede invece negli anni 20 e negli anni 30 ti rendi conto che le armoniche lì venivano usate per simulare a volte intere band di fiati, sassofoni, eccetera. Allora dici, allora aspetta, allora possiamo anche creare tutta la musica che vogliamo, a prescindere da quella che va in voga al momento. E quindi tu prima ti fai affascinare da quel lato, poi con la maturità arrivi. Guarda, ti rendi conto innanzitutto, forse quando tu cerchi altro, queste cose le ascolti con distrazione. Quindi senti, la prima cosa che ti viene, che senti all'orecchio è la sporcizia data prima di tutto alla registrazione, che comunque in quegli anni c'era il fruscio e tutto quanto. Ma poi anche perché la sporcizia veniva utilizzata per ricreare certi effetti, certe atmosfere. Non era una cosa, non voleva dire che non sapessero suonare. Infatti se senti quello che facevano di tutto, anche overbanding, qualsiasi cosa. Sì. Anzi avevano una tecnica che praticamente sembrava che ce l'avessero quasi tutti, perché c'erano un mare di armonicisti tutti bravissimi. Una tecnica paurosa, però al servizio della musica. E quindi tu non ascoltavi la tecnica, ma ascoltavi la melodia, ascoltavi quello che succedeva, sognavi. Poi, ecco, quando sei interessato ad altro, queste cose non ti interessano, dici ok, è la solita musica di campagna. Invece poi vai a sentire quello che succede e c'è. Se vogliamo parlare armonicisticamente parlando, perché in realtà amiamo tutta la musica, con particolare dedizione a quello che è successo tra gli anni 60 e 70, per poi andare agli anni 50 e 40, che c'è veramente forse tutto il meglio. Uno dei primi armonicisti che mi ha un po' aperto, anzi quello che mi ha aperto veramente la luce, è stato Paul Butterfield. Sì, perché aveva proprio quell'idea. Io l'ho passato, tra l'altro non è che era stato il primo che ho visto, tra l'altro ho avuto il mio periodo Charlie Musselwhite, che entrare nel suo mondo è una cosa veramente assurda. Io ancora lì veramente impazzisco ogni volta che ascolto. Armonicista preferito da Tom Waits. Ma fa bene. C'è un motivo Va bene. preciso. C'è un motivo preciso, esatto. Ero passato da John Mayall che dimostrò al mondo intero che anche se non hai una tecnica eccelsa riesce a fare cose all'armonica che restano memorabili e che ti insegnano anche, perché ad esempio il suo modo ritmico di suonare l'armonica è veramente coinvolgente, cioè Pensa semplicemente al suono Mayall. Allora, non tutti gli armonicisti, anche quelli bravissimi, appena li senti dici, ah, ecco è lui, inconfondibile. è vero. Alcuni, come anche John Mayall, sì, lo senti, è lui, e chi può essere? Ha il suo suono. È lui. Sì, è il suo suono. Ha il suo Come suono, Charlie, tra l'altro come tanti sfrutta l'intelligenza di sfruttare le cose che sa e le sfrutta come nessun altro. Allora, secondo me, io adesso non so se sono in contraddizione, il disco migliore che ha fatto, dove anche ha suonato meglio, in assoluto all'inizio e alla fine, è Jazz Blues Fusion. Bellissimo. Ecco, lì ti dimostra come in realtà la musica non sia solo note, tecnica o altro, ma in realtà vive del momento stesso in cui viene creata. E questa secondo me è importante, che in quegli anni ci fossero artisti che dessero importanza al live in quel senso, cioè dove il live non è una rappresentazione di quello che senti nei dischi eccetera, la cosa caciarona, no, dove nel live si crea un momento unico
che o sei lì o non lo prendi. E quindi, vabbè, lui ha cercato di metterlo nel disco e noi tutti ne abbiamo goduto. Per me lui è stato importantissimo perché mi ha fatto capire come l'armonica potesse veramente dare energia, potesse guidare un brano. E poi arrivò Paul Butterfield, dove a un certo punto ti stravolge tutto, cioè la sua musica è una musica che è fatta di tante cose, infatti i suoi musicisti sono presi da estrazioni diverse e veramente ha creato un sound unico. Non lo so, io la prima volta che l'ho sentito ho sentito una specie di vicinanza. Insomma, sono stati tanti gruppi che ci hanno insegnato molto, ma soprattutto la visione di Paul Butterfield è stata una visione totale, dove alla fine non era un armonicista che faceva i brani perché si doveva sentire l'armonica, ma i brani erano fatti di tante cose. C'era soul, c'era funk, c'erano i fiati, c'erano i cori, non sempre era lui che cantava, faceva cantare la canzone alla persona che gli sembrava, al musicista che gli sembrava più adatto. E lì l'armonica, quando interviene, è una cosa unica, perché la cosa importante sua, che può dare di più a tutti, è come sfruttare appieno il suono dell'armonica. Se ci pensate, i suoi assoli non sono molto spesso virtuosi, però insiste molto spesso su note grosse, lunghe, che le fa vibrare, proprio come se fossero quelle di un sax. E l'armonica ce l'ha questa cosa, perché è un'ancia proprio che vibra a secondo del tuo spirito. Cioè, quanto l'armonica poi viene riconosciuta come... perché ce l'hanno tutti a casa, no? Sì. Tu stai per strada, Allora, no? Suona l'armonica, Sì. lo capisci, no? Lo distingui da un Allora, chitarrista. Spesso accade che quelli che ti sentono suonare l'armonica, soprattutto in strada, a volte anche nei locali, eccetera, mentre prima ti guardano così, poi a un certo punto fanno... Nel senso, e poi quello che ti vengono a dire dopo, non credevo che con l'armonica si potessero fare tutte queste cose, si potessero ottenere... Questa è tutte la queste- disgrazia che ci portiamo dietro. Esatto, però è anche Figurati. cioè se tu lo sfrutti come elemento sorpresa va benissimo, no? Certo. Anzi, cioè fa tutto parte dello show.